Salve e bentrovati al Caffè Brunello, il nostro ormai abituale punto d'incontro per trattare con approccio professionale, ma anche con un po' di ironia, il passaggio generazionale e la continuità competitiva delle imprese. Forse saprete che i geologi, quando vogliono conoscere la storia di un terreno, ne estraggono una parte che chiamano carotaggio. Per questo noi abbiamo deciso di chiamare carotine alcune storie di imprese che abbiamo seguito nel tempo. E cominciamo dalla storia di una piccola ma prestigiosa azienda fotografica. Un giorno un mio collega, esperto in amministrazione, mi chiama dicendomi che sta lavorando in un'azienda in cui padre e figlio quasi non si parlano. Accetto e come arrivo in azienda mi rendo conto della situazione. Il tavolo sembra come il ring di un incontro di pugilato in cui senior e junior non si parlano se non attraverso una segretaria pur autorevole che svolge per così dire un ruolo da arbitro. A questo punto cerco di mettere a fuoco il problema. Mi rendo conto che si tratta di due personaggi entrambi di notevole spessore, però con due visioni diverse dal punto di vista imprenditoriale. Il senior, grazie anche alla sua storia, voleva sviluppare un'attività di tipo essenzialmente artistico, ritrattistico, di classe. Lo junior voleva fare piuttosto un'attività orientata ai servizi industriali, di volumi, qualcosa di diverso. Si trattava, facile dirlo, dei classici due galli in un pollaio. Mi tornò a mente una vecchia battuta che qualcuno aveva addirittura battezzato il postulato di Brunello, e cioè che non esiste impresa senza imprenditore, su questo penso che un po' tutti siamo d'accordo, ma contemporaneamente che non esiste imprenditore senza impresa. Con ciò volendo significare che se qualcuno si trova ad avere lo spirito imprenditoriale ed è a contatto con un'impresa, vuole farla propria. Se impresa ce n'è una sola, i due litigano per prendersela. Decisi allora di tentare di impostare una situazione basata su due pollai, passatemi il termine. Propongo allora la suddivisione in un tronco d'azienda ed un ramo d'azienda, un po' insolita come definizione, ma ne capirete la sostanza. Lo junior poteva sviluppare, orientandosi al futuro, l'azienda in modo nuovo in chiave industriale. Il senior poteva essere re del suo laboratorio continuando a sviluppare la sua attività. Tecnicamente, anche per non essere il tuttologo, mi rivolgo nuovamente al mio collega che trovi una soluzione di fatturazione interna che consenta una armonizzazione integrata delle due attività. La cosa ha evidentemente funzionato, tanto è vero che non giungono neppure echi di tensione dall'interno dell'azienda. Per un po' non ne sento parlare, tranne per due regali che ricevo contemporaneamente a Natale e dall'uno e dall'altro, probabilmente all'insaputa l'uno dell'altro. Ma la cosa più interessante e anche piacevole avviene almeno 10 anni dopo, quando incontro il padre per strada, il quale mi dice: sa, a quel tempo io avevo la sensazione, mentre mi sentivo ancora giovane, che mio figlio mi volesse togliere il terreno da sotto i piedi. Oggi andiamo d'accordo e anzi facciamo delle foto di carattere industriale veramente di grandissime dimensioni e di alta qualità. Pochi giorni dopo, combinazione, incontro anche il figlio, il quale a sua volta era con il figlio ventenne e mi dice con un gran sorriso: dottore, mi fa piacere presentarle mio figlio. È inserito in azienda ed ha ottenuto in tempi brevi quello che io ho lottato anni per ottenere da mio padre. Ecco, il fatto di vedersi a molti anni di distanza con un bel sorriso paga forse più di una parcella professionale.